Dopo mesi di utilizzo direi che i tempi sono maturi per una recensione più approfondita di questa Scott Addict. L'allestimento che ho scelto, fondamentalmente quello che ritenevo più in linea con il tema del mio canale, è l'Addict 30, con Shimano 105 Di2 e le ruote in carbonio, le Syncros da 40 mm. Anche se non si direbbe, visto che ho cambiato 4 bici in 4 anni, scegliere questa Scott è frutto di 1000 considerazioni che ho fatto per mesi. La prima scrematura nella scelta è stato il passaggio ruote. L'anno scorso infatti ho pedalato con una Gravel Racing che usavo anche su strada. Stavolta volevo una bici da strada che mi consentisse delle tassellate da almeno 37-38 mm per fare qualche uscita su ghiaia. Un'altra cosa importante che sembra secondaria, ma non per me, è l'impatto estetico. Soprattutto volevo tornare alla bici bianca e con questo parlato è stato amore a prima vista. Un'altra cosa che ha influito, e anche tanto, è stata la presenza del vano portaoggetti nel telaio, che è davvero una figata. Cioè io le due borracce le uso solo in gara e nei lunghi, quando so che farò poche soste. In tutte le altre uscite vuol dire portarsi dietro meno peso e nel mio caso usare la falsa borraccia per mettere tutte le cose utili per le riprese video. E tra l'altro la borsa con gli attrezzi per le forature da mettere nel telaio pesa solo 165 grammi, mentre la mia precedente falsa borraccia era sopra il mezzo chilo, quindi già solo questo mi ha fatto risparmiare qualche etto, che non fa male. Ormai le endurance moderne non sono solo comode, ma sono anche prestazionali, cioè sono sempre stato convinto che siano la scelta ideale per gran parte dei ciclisti. Ormai vanno bene sia in salita che in discesa, sono leggere e anche aerodinamiche. Poi il passaggio a ruota ampio le rende adatte a quasi tutto, dalle uscite su ghiaia alle gran fondo. Infatti ultimamente l'ho portata alla gran fondo di Legueglia, dove ho svolto la maggior parte di questo test. E ora passiamo alla prova. Se devo trovare un aggettivo per questa Hadith direi equilibrata. Infatti è una bici che va bene in tutto senza eccellere in nulla in particolare se non nel comfort. La prima considerazione la farei sul peso. La D30 pesa circa 8,5 kg, nella media per la tipologia di bici e fascia di prezzo. Ma già solo sostituendo le camere d'aria imbutite con quelle in TPU e con un set di copertoni da 28-30 si riesce a togliere con facilità quasi mezzo chilo. È una bici endurance, quindi è fatta per fare tanti chilometri senza sacrificare però particolarmente le attività. La sensazione è praticamente di sentirsi a proprio agio dalla prima pedalata, infatti il feeling è favoloso. Poi per chi arriva da un mezzo più racing, il reach ridotto e lo stack più alto si percepiscono subito. Infatti la posizione in sella è più retta, ma ad esempio a me è dato modo di togliere tutti gli spessori dal manubrio, cosa che non mi è mai capitata prima e esteticamente favolosa. Il 105 è un cambio solido e affidabile, la cambiata è veloce e non perde mai un colpo. In passato ho sempre usato l'Ultegra, soprattutto per via dei tassi satellite che sono assenti nel 105, ma con uno degli ultimi aggiornamenti Shimano ha introdotto la funzione Front Shift, cioè una funzione che permette di regolare la deragliata con un solo comando, liberandone quindi uno che si può usare e programmare tramite l'applicazione. La scelta rapporti è ben studiata, corone 50-34 e pacco pinioni 11-34, quindi con un rapporto 1-1 si fa praticamente qualsiasi salita, ed è proprio in salita che dove è testato maggiormente l'Addict. Infatti il rapporto, come dicevo, è azzeccato, anche se non si è particolarmente allenati, e non è sicuramente una bici che ti invoglia a rilanciare, ma con delle piccole modifiche alla componentistica e quindi al peso diventa un bel mezzo anche nelle scalate. E questa si chiama? Fatica. Ah, fatica, giusto, pensavo guarene, ma... Ah, così proprio? Boh, senza preavviso. Non mettono un cartello. Attenzione, 15. Niente. Questo è il Paravenna. Comunque bella, paesaggi, spettacolo. Questa è la mia faccia distrutta. Eccolo qua, un uomo distrutto. Comunque il cambio, vi dicevo, comportato benissimo, ma anche la bici, in realtà. Cioè, sono trovato bene in salita, sono trovato benissimo in discesa.
che secondo me è una gran bella bici, cioè il 99% penso degli amatori penso possa apprezzarla. Chiaro, quelli che vanno appunto alla top 10 forse ecco cercheranno qualcosa di più reattivo, però per un amatore medio una gran bella bici, davvero. Le ruote sono un buon compromesso, canale interno da 23 mm e profondità 40. È un profilo medio che qualcuno potrebbe dire che non sono né carne né pesce. Dal mio punto di vista sono coerenti con l'allestimento di questo modello, infatti esteticamente hanno un bel impatto visivo. Sono tubeless e non hookless. Non sono tra le più leggere, ma con i loro 1475 grammi si difendono bene e soprattutto non danno problemi nelle giornate ventose. Di serie i copertoni sono gli Schwalbe da 34 mm. Anche lì dare un giudizio in base all'uso che andremo a fare, nel senso che secondo me si va a sacrificare qualcosa a livello prestazionale in funzione del comfort di marcia, che per uscite tranquille o per fare cicloturismo, viste le condizioni delle nostre strade, non è sbagliatissimo, per carità. Io personalmente non vedo l'ora di provarla con delle 28-30 mm. Diciamo che dove i copertoni a 34 aiutano in discesa anche sullo sconnesso, poi però purtroppo nei rilanci qualcosina si riperde. In discesa invece è favolosa, ruote, copertoni e telaio lavorano benissimo, che ti fa sentire sicuro anche nelle discese tecniche e quelle sconnesse. Sicuramente anche merito delle Schwalbe da 34, che io gonfio circa 3 bar ai freni del 105 che si comportano benone. In curva tiene bene la traiettoria e soprattutto è bella stabile. Allora ragazzi, ho appena finito la Gran Fondo di Laigueglia con la Scott Addict. Prime impressioni, no, là, positive, nel senso che è un'endurance, ma secondo me per gran parte degli amatori è una bici completa. Mi sono trovato bene in discesa, è fenomenale, comodissima. Salita, sinceramente, ecco, non ho nulla da dire. Considerate che l'ho fatta con i copertoni da 34, ma proprio perché i copertoni da 30 mi sono arrivati solo l'altro ieri e non me la sentivo di provarla in gara così, senza averla provata prima. Quindi prossima Gran Fondo proviamo i copertoni da 30.